Ciao, come abbiamo fatto nelle altre lezioni, anche in questa che è dedicata all'inserimento multiplo di utenti, cioè all'inserimento di più utenti alla volta, andiamo innanzitutto a vedere le diapositive. Cominciamo come al solito dall'inglese, l'ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiunta multipla di utenti. Come al solito ti segnalo che puoi raggiungere l'ambiente del Microsoft Support nella tua lingua a seconda delle diapositive su cui ti trovi. Office 365 ci dà la possibilità di inserire, anziché un utente alla volta, più utenti nello stesso momento, fino a 249 utenti alla volta. Quindi cominciamo dalle informazioni di base. Qui clicchiamo su aggiunta multipla di utenti e ci si apre questa schermata dove abbiamo la possibilità di inserire. Io in questo caso ho inserito 4 utenti, ma cliccando qui su aggiungi riga possiamo andare a inserire anche l'utente numero 5 in questo caso. E cosa faremo qui? Andremo a scrivere il display name, che è una cosa molto importante, lo scriveremo qui. Il display name è quello che comparirà, come abbiamo visto in una lezione precedente, in tutti gli ambienti di Office 365, quando andremo a interagire su Teams, in Planner, in SharePoint, ma anche quando andremo a fare una modifica a un file di Word o di PowerPoint, rimarrà impresso il nostro nome in OneDrive che abbiamo fatto quella modifica, quindi una cosa molto importante identificare bene la persona, magari anche con un acronimo del ruolo aziendale che svolge, oltre che con il suo nome e cognome. Dopo il display name andiamo ad aggiungere l'username, cioè la parte davanti alla chiocciola che poi andrà a costituire la mail insieme al dominio che viene inserito automaticamente da Office 365 andrà a costituire la mail della persona. Andando avanti andiamo all'ambiente di assegnazione delle licenze. Ovviamente qui le licenze verranno assegnate in blocco a tutte le persone che vengono inserite in questo modo. Se ne vengono inserite 10 e scegliamo la licenza Microsoft Office 365 standard, a tutte e 10 le persone verrà attribuita la licenza Office Business Standard, e quindi in questo caso verranno addebitate nel mezzo di pagamento dell'account 10 licenze. È importante ovviamente avere la licenza, perché con la licenza si possono fare molte cose, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, cose che non possono fare gli utenti che invece non hanno a disposizione una licenza Office 365. Poi dopo aver fatto questo andiamo avanti e andiamo a revisionare i dati che abbiamo inserito, quindi a verificare la correttezza dei dati che abbiamo inserito, e clicchiamo alla fine su aggiungi utenti. Cliccando su aggiungi utenti ci si apre quest'altra schermata, come vedi qui abbiamo completato tutte le operazioni e andiamo a inviare l'invito, che arriverà ovviamente al nome della nostra mail e del nostro account Office 365. Andiamo a chiudere e dopo aver inviato gli inviti, quindi gli utenti sono stati generati, come nel caso in cui ne avessimo inserito soltanto uno, e quindi qui andiamo a vedere la lista degli utenti e da qui possiamo fare tutte le modifiche che vogliamo. Cliccando sul nome dell'utente appunto andiamo ad apportare tutti i cambiamenti che vogliamo. E gli utenti si possono, come ho detto in una lezione precedente, autenticare a un doppio fattore. Oltre allo username e alla password ci può essere, per entrare dentro l'account Office 365, anche l'autenticazione tramite Microsoft Authenticator. Quindi qui hai i link per scaricarlo sia dal Google Play Store sia dall'Apple Store. Una volta scaricato, dopo aver inserito e ovviamente inserito la mail del tuo account Office 365 o la tua mail con cui sei stato invitato da ospite o da utente o da membro all'interno dell'organizzazione, sullo smartphone arriverà un numero che dovrai inserire per autenticarti, per fare questo doppio passaggio e autenticarti a un doppio fattore. E l'autenticazione a un doppio fattore può avvenire sia se un utente viene inserito singolarmente, oppure se viene inserito in maniera multipla, come abbiamo fatto in questo momento, soltanto se fa parte di una di queste categorie che puoi leggere qui. Ovviamente categorie di poteri che vengono attribuite a monte dall'amministratore.
E quindi torniamo indietro e andiamo a vedere le diapositive rapidamente anche nelle altre lingue: l'ambiente di amministrazione, le impostazioni, l'aggiunta multipla di utenti, quindi qui puoi raggiungere Microsoft Support, in questo caso in italiano, le informazioni di base, aggiungi utenti, aggiungi riga, se ne devi inserire più di uno ne puoi inserire fino a 249, inserisci il display name, inserisci il nome utente davanti alla chiocciola che insieme al dominio che è inserito automaticamente da Office 365 costituirà la mail che sarà generata automaticamente da Office 365. Clicchiamo su avanti e andiamo all'assegnazione delle licenze. Come detto prima, se viene assegnata una determinata licenza, viene assegnata a tutti i 10, 20, 30, 50 utenti che vengono inseriti in questo modo. La revisione dei dati inseriti per verificarne la correttezza, l'invio degli inviti a nome della nostra mail, verrà inviata la mail in blocco a tutti i nuovi utenti invitati, la gestione dei nuovi utenti, una volta inseriti anche 50 utenti, ce li ritroveremo qui nella lista. Cliccando sul nome di un utente potremo andare ad apportare tutte le modifiche che vogliamo in questa scheda che si apre, e poi come ho detto prima, l'autenticazione a più fattori, su cui non mi sto a dilungare, l'abbiamo vista anche in una lezione precedente. Vediamo le diapositive in francese: ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiunta di più utenti, le informazioni di base, clicco qui su aggiungi utenti multipli, vado a inserire il display name, vado a inserire lo username davanti alla chiocciola per la mail, e se poi non mi bastassero queste 4 righe vado ad aggiungere righe qui e posso inserire fino a 249 utenti alla volta. Attribuisco le licenze a questo blocco di utenti che vado ad inserire, dopodiché vado a riesaminare i dati che ho inserito per vedere se ho commesso degli errori. Poi invio l'invito a tutte le persone che voglio inserire come utenti all'interno dell'organizzazione, che come al solito riceveranno la mail. E dopo aver costituito quindi questi nuovi utenti, me li ritroverò nella lista degli utenti e cliccando sul nome mi si aprirà la relativa scheda da dove potrò fare tutti i cambiamenti che voglio. L'autenticazione a più fattori l'abbiamo vista, puoi vedere rapidamente anche quello che c'è scritto qui in francese, da qui trovi i link al Play Store di Google e all'Apple Store. Andiamo a vederlo in tedesco, quindi ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiunta multipla di utenti. Qui ti faccio vedere, clicchi e arrivi al Microsoft Support, in questo caso in tedesco, ovviamente su questo argomento. Quindi le informazioni di base, aggiunta multipla di utenti, display name, username, e da qui posso aggiungere righe, quindi fino a 249 utenti, fino a 249 utenti. Poi vado ad assegnare le licenze di Office 365. Poi vado a revisionare i dati che ho inserito per verificarne la correttezza. Poi vado a inviare l'invito agli utenti che riceveranno l'invito e quindi entreranno a far parte dell'organizzazione. Dopo aver inviato l'invito andrò, se voglio, a fare l'autenticazione, cioè a dire che questi utenti dovranno autenticarsi a più fattori, e quindi da qui potranno scaricare, vediamolo, questo dal Play Store, Microsoft Authenticator, oppure dall'Apple Store il Microsoft Authenticator, a seconda del dispositivo che stai utilizzando. Torniamo indietro, andiamo allo spagnolo: ambiente di amministrazione, impostazioni, aggiunta multipla di utenti, quindi le informazioni di base, aggiunta multipla di utenti, inserisco il display name, inserisco lo username, da qui posso inserire ulteriori righe qua giù, posso inserire fino a 249 utenti alla volta, e vado ad assegnare le licenze Office 365, oppure ovviamente posso inserire anche degli utenti che non hanno nessuna licenza. Ovviamente il loro potere operativo, soprattutto sui file, sarà limitatissimo. E dopodiché vado a revisionare i dati inseriti per verificare
la correttezza di quello che ho fatto. Poi vado a inviare gli inviti agli utenti che riceveranno appunto una mail con cui poi potranno fare il primo login all'account Office 365. Poi vado ad amministrare, una volta che li ho inseriti, i nuovi utenti. Quindi cliccando sul nome mi si apre la scheda del nuovo utente anche in un momento successivo e potrò andare a fare tutti i cambiamenti che voglio. Qui abbiamo, come al solito, l'applicazione a più fattori. Vediamo infine il portoghese, ambiente di amministrazione, e andiamo all'aggiunta multipla di utenti. Anche qui ti faccio vedere, arrivi alle diapositive in portoghese su questo argomento. Le informazioni di base: aggiungi più utenti, aggiungi righe, qua giù se ne devi aggiungere molti, fino a 249 alla volta, li puoi aggiungere. Vado a inserire il display name, vado a inserire lo username davanti alla chiocciola. Andando avanti vado ad attribuire le licenze Office 365 o anche a non attribuire nessuna licenza a questo gruppo di persone, che quindi diventeranno utilizzatori di Office 365 ma senza licenze. È possibile anche questo e si possono fare già tante cose anche senza licenza. E poi vado a revisionare i dati che ho inserito per verificare la correttezza, perché poi tutto quello che io dico qui varrà per tutte queste persone, 10, 20, 100 o 200 che siano. Poi vado a inviare gli inviti, le persone ricevono l'invito e a questo punto vengono inserite nella lista degli utenti e sia immediatamente che in un momento successivo, cliccando sul nome della persona, mi si apre questa scheda e potrò fare tutte le modifiche che voglio. Anche qui si può raggiungere l'ambiente. Se vuoi dare una lettura veloce a questa diapositiva in portoghese, si può raggiungere rapidamente sia il Play Store di Google che l'Apple Store per scaricare Microsoft Authenticator. Ecco, quindi come al solito, dopo questo passaggio sulle diapositive, ti aspetto alla prossima lezione, nella quale vedremo passaggio per passaggio come si fa l'aggiunta multipla di utenti. Ciao!